iniziare, perché sennò poi mi scade il tempo, c'è un'ora e c'è un po' da parlare. Allora, benvenuti a tutti, non so se mi conoscete, io sono Giacomo Garsiga su YouTube, ho un canale da 10 anni e mi dedico principalmente al retro gaming, c'è una collezione di vecchie console, computer a casa, ho anche un cabinato e sono conosciuto su YouTube come Demiurgo Retro Filosofo e collaboro con un progetto che si chiama Dizionario dei videogiochi da 3 anni, fondato da Andrea Pastore di Roma, che esiste da già un bel po' di tempo ed è una Wikipedia sul videogioco, sul retro gaming, quindi un grande archivio dove c'è un po' tutte le informazioni sulla storia delle macchine, dei giochi, arcade e non solo, e poi scansioniamo le riviste, vecchie riviste ai videogiochi di Games Machine, Console Mania, Z, K e tutto il resto e le rilasciamo gratuitamente per il download disponibili gratuitamente, non è neanche richiesta registrazione. Tutto quanto lo trovate sul sito Dizionario dei videogiochi. E oggi voglio parlarvi di una macchina che ha fatto un po' la storia della sala giochi. Diciamo è stato un po' il canto del cigno degli arcade, diciamo, perché è nata in un periodo in cui ancora in sala giochi, la sala giochi andava parecchio e poi diciamo che il suo fallimento è stato un po', diciamo, l'apice e poi la discesa inevitabile del settore. Ecco. Quindi vi parlo del Neo Geo. Innanzitutto ci tengo a dire che la conferenza è registrata, quindi la mia parte, quindi poi la troverete sul mio canale YouTube, quindi anche se qualcuno non c'è la può recuperare dopo, non c'è mica problema. E se poi dovete farmi domande e tutto, o bisogna parlare, alla fine lascerò un po' di spazio, ma se non basta mi trovate là nello stand di Retro Campus e sono lì con il mio Geo attaccato, ve lo faccio anche provare, perché qui non riesco a farvelo provare, là ve lo faccio provare e potete farmi tutte le domande che volete, se no sia oggi che domani. E domani parlerò di Metal Slug, la nascita del videogioco, la serie. Oggi invece parlo solo di SNK come azienda e il Neo Geo. Quindi spiegherò come SNK è diventata importante nel mondo degli arcade e della sala giochi grazie a questa tecnologia. Allora, una piccola premessa, siamo negli anni 80, che è la Golden Age, l'età d'oro del videogioco. Quindi il settore arcade sta andando veramente bene, nonostante ci sia stato il cosiddetto Atari Shock o la crisi, il videogame crash, causato da una saturazione nel mercato di titoli un po' tutti uguali e questo ha portato, diciamo, a un surplus di videogiochi un po' tutti identici e ha fatto perdere, diciamo, interesse negli acquirenti, nei giocatori verso i videogiochi da casa. Mentre il settore arcade invece andava molto bene, i nostri giochi andavano veramente bene in quel periodo, negli anni 80. E questo sarà più o meno fino a metà degli anni 90, anche se già con l'inizio degli anni 90 un po' cominciano a cambiare le mode, le abitudini e pian piano la sala giochi verrà sempre di più abbandonata. E il mercato era diviso in 3 settori. Avevamo gli home computer, Commodore 64, VIC 20, poi arriverà l'Amiga, eccetera, eccetera, Spectrum e quant'altro. Avevamo le console da casa, quindi in particolare il NES, ma già prima dell'Atari 2600, comunque il NES è stata quel Famicom, è stata la console che ha risollevato il mercato casalingo, quindi Nintendo. Qui abbiamo un Master System, tra l'altro c'era anche Sega, che nel mercato c'era, e poi il settore coin-op, delle macchine operate a gettoni di arcade, che era il più proficuo. Prima erano schede pre-JAMMA, quindi avevano vari attacchi, poi è diventato JAMMA uno standard più comodo per l'industria. Poi arriviamo negli anni 90 e queste console casalinghe cominciano sempre di più a monopolizzare il settore, anche perché la tecnologia va avanti e c'è stata la cosiddetta rivoluzione del 3D, che non c'era mai stato prima, però era già presente perché c'era la vecchia tecnologia wireframe tipo il Battlezone dell'Atari, che era già una specie di 3D, c'era in sala, ma il 3D vero e proprio è arrivato negli anni 90, in particolare con 2 macchine che hanno veramente, in particolare una, cioè è arrivato il Sega Saturn, però la PlayStation è stata quella macchina che ha spaccato il mercato, ha completamente annichilito anche la console war tra Sega e Nintendo, perché diciamo ha avuto un marketing così
così aggressivo che si parlava solo di PlayStation in quel periodo, cioè, metà degli anni 90, nel 94. E quindi diciamo che dopo questo momento in poi le sale giochi cominciano un po' a risentire, ma non per questo motivo, in realtà i motivi sono tanti, sono complessi. Diciamo che questo è stato il colpo finale, è stato il fattore in più che ha dato una botta significativa al mercato degli arcade, ma in realtà già da tempo erano cambiate le abitudini, tante cose, che però ne parlerò più domani in realtà. Però è interessante vedere che nonostante ci sia questo avvento del 3D, questo predominio delle console a casa in 3D, c'erano alcune aziende che invece investivano tantissimo ancora nel 2D e praticamente se ne fregavano di questa rivoluzione tecnologica, rimanevano impassibili. Un paio di nomi sono Capcom e appunto SNK, che praticamente avevano sviluppato due tecnologie diverse arcade. Capcom aveva già fatto le schede CPS1, CPS2, CPS3, in particolare c'erano molte serie di videogiochi famosi di Capcom come Street Fighter che andavano parecchio ed erano completamente in 2D. E poi abbiamo il Neo Geo, che è un hardware tecnologico che aveva sviluppato un'azienda, SNK, famosissima per delle serie, in particolare The King of Fighters e Metal Slug, ma ce ne sono tante altre, Art of Fighting, Fatal Fury, ce ne veramente tante, adesso oggi non riusciamo a vederle tutte, che queste due aziende sviluppano degli hardware da sala giochi che rimangono nella quarta generazione, non fanno il salto in 32 bit, non fanno il passaggio al 3D, ma rimangono in 2D. Adesso c'è una piccola cosa divertente. Io ho avuto un po' paura di parlare di questa macchina perché è una macchina insieme all'MSX e tante altre, e anche un po' l'Amiga, che hanno una community di fanboy molto aggressiva che spesso non accettano il confronto. Allora niente, volevo dire cerchiamo di parlarne in maniera tranquilla, però ovviamente sono comunque interessato se avete osservazioni, cose da fare, perché io sono aperto al dialogo, magari sbaglio anche delle cose, ci sono delle cose da precisare, quindi dopo alla fine ne parleremo, perché è un argomento un po' complesso, però cerchiamo di parlarne in modo, diciamo, costruttivo. Il Neo Geo, perché ne voglio parlare? Io sono nato nel 94 e in sala giochi ci sono stato poco, però fino al 2003-2004 ci andavo, nel mio paese c'era, quando andavo al mare la trovavo. E fino al 2000, appunto, fino a quel periodo per me è stato molto importante. Io mi ricordo che avevo 3-4 anni, non ci andavo neanche, e trovo sto cabinato con sto gioco e io sono rimasto folgorato. 3 anni a vedere questo militare che va avanti, parlo di Metal Slug perché è quella che mi è rimasta di più, infatti ne parlerò domani. Da lì è iniziato tutto, la classica scritta nel BIOS Neo Geo, max 330 megabit, insomma. E quindi da lì poi è ripartita sta cosa che nonostante ho 32 anni sono ancora molto appassionato. Comunque il Neo Geo è stata una macchina importantissima per lo sviluppo tecnologico del settore dei videogiochi ed è stato anche l'hardware videoludico arcade più longevo della storia. È uscito negli anni 90, nel 90, e fino al 2004 si sono fatti i giochi, quindi in informatica tantissimo tempo, un po' come la PlayStation 2 alla fine, che però quello nel settore casalingo, invece questo qua era nel settore da sala giochi. Aveva una duplice natura, diciamo che il Neo Geo nasce in 2 versioni, ma la scheda è praticamente uguale. La versione da sala giochi che si chiama MVS, Multi Video System, che utilizzava queste cartucce qua, molto grosse, queste qua, e diciamo era una base, uno slot che andava messo nei mobili, nei cabinati, ed era una PCB, una scheda madre, in cui il gioco non era sulla cartuccia, sulla PCB, era una cartuccia. Adesso poi spiegheremo cosa significa questa cosa. E questa era un po' la punta di diamante, era la gemma dell'azienda di SNK, quella che faceva fare più soldi all'azienda. E poi abbiamo la versione console, che è questa qua, che si chiama AES, Advanced Entertainment System, che era lo stesso identico hardware, lo stesso identico, però consolizzato.
Quello che cambia tra le due macchine è il BIOS in sostanza, e poi ovviamente il sistema di controllo, però è la cartuccia che ha dei pinout diversi, una dimensione, ha una forma e un pinout diverso. Questa qui veniva chiamata anche limousine delle console, un po' perché era nera, aveva il colore da limousine, un nero elegante, e un po', tra l'altro il nero e l'oro, e un po' perché è sempre stata la console, considerata una console costosa di nicchia, ed è diciamo la prima console che viene considerata non da bambini, cioè il videogioco da adulti proprio, era una roba da adulti, i bambini non potevano neanche permettersi una roba del genere, era una roba anche da ricchi. Perché è stato importante? Perché era economica come piattaforma, perché in sala giochi, quando veniva cambiato gioco, bisognava cambiare completamente la scheda, che spesso erano anche molto grosse. Con il Neo Geo non serviva, avevamo una base in cui cambiavi la cartuccia, quindi risparmiavi molti soldi. Se tu eri un noleggiatore o uno che aveva a che fare col settore arcade, ti bastava pagavi meno soldi, usavi la stessa elettronica, ci inserivi la cartuccia e quindi era molto più economica, senza bisogno di cambiare tutto il mobile. Al massimo cambiavi gli sticker, la grafica, perché ogni cartuccia, questa qua, veniva venduta in una scatola di cartone dove c'era anche gli sticker da attaccare con le mosse, col nome, quindi praticamente tu cambiavi la cartuccia e l'estetica, la grafica del cabinato, eri già a posto. I tasti erano sempre 4, la leva era una, quindi era molto più economica rispetto al cambiare tutto l'hardware. Multigioco, perché appunto la stessa cartuccia nello stesso mobile poteva avere più giochi, perché esistevano anche dei cabinati multi-slot, tra l'altro qui se ne qualcuno Antonionati da portati, esistevano a uno slot, 2 slot, 4 slot o 6 slot, quindi nello stesso cabinato avevi 6 giochi, ci inserivi 6 cartucce e lo selezionavi. Ed era di facile configurazione perché il mobile rimaneva uguale, tu cambiavi cartuccia ed eri già a posto. E questa cosa conveniva molto in un momento, cioè gli anni 90, in cui la sala giochi stava già un po' facendo fare meno soldi perché l'affluenza era sempre minore, e quindi insomma risparmiare già per cambiare gioco era tanta roba, ecco. Era un modo già economico di partenza. Invece l'AES, la console da casa, era quasi il contrario. Nel senso che il prezzo era comunque elevato anche quello da sala, però voi capite che un noleggiatore ci riprendeva soldi, invece una persona a casa, un giocatore, pagavi una cifra molto alta e poi era molto esagerata perché era grossissima. Il controller era un arcade stick full size enorme da sala, le cartucce erano il doppio di quelle di un Mega Drive che già erano grosse, il prezzo era elevato, era una console esagerata, sporona, sfacciata in tutti i sensi. Infatti anche il marketing, soprattutto quello americano, a differenza di quello giapponese, era parecchio, non era ai livelli di Sega of America, però era parecchio anche scorretto, parecchio aggressivo, parecchio sporco, un po' come fanno gli americani anche oggi. Comunque è così, insomma, dopo vedremo, anche perché si vantava delle sue caratteristiche tecniche che dopo vediamo. Ecco, c'è da dire che molti pensano che è una console, è sbagliato dire che il Neo Geo è una console, il Neo Geo è un hardware, è una tecnologia, non è solo una console. Poi un'altra cosa di cui adesso discuteremo è che non è una console a 24 bit, e qua di solito i fanboy si alzano perché si arrabbiano. Ha delle componenti a 24 bit, ma nella classificazione tradizionale dei bit, cioè vengono classificati per processore, non è a 24 bit. Dopo adesso ne parlerò meglio. Ha delle componenti nei bus dati della scheda grafica, dei chip grafici. C'è da dire che è un 16 bit, però ha delle caratteristiche che quasi fanno rientrare nella quarta generazione un po' riduttivo. Ci sarebbe voluto una generazione 4.5, nel senso che non è di quinta, ma è una quarta molto evoluta, quindi. Ecco, un'altra cosa che bisogna dire, che molti quasi sbagliano, anche gli youtuber più famosi spesso si sbagliano su questa cosa, i giochi della MOS non sono conversioni della ES o viceversa, è la stessa identica cartuccia, sono semplicemente due versioni. Quello che fa la differenza è il BIOS della macchina e il pettine, perché ogni cartuccia ha già al suo interno la versione MOS da sala
e la versione AES da casa. Non è vero che sono diverse le programmazioni, è la stessa cosa. Tra l'altro adesso vi faccio vedere la differenza tra la cartuccia da sala e da casa, adesso ve le faccio vedere. Invece il Neo Geo CD e il Neo Geo CD-Z, che verranno nella fase terminale, sono delle conversioni, perché lì è proprio stato riprogrammato il gioco su un hardware diverso, spesso con delle limitazioni. Quelle sì che sono conversioni, ma quelle dell'MUS e l'AES no. Adesso però vediamo chi è SNK, chi è l'azienda. Devo fare un po' la storia, vi faccio vedere anche un po' di cose. Allora, qua abbiamo l'arcade a 6 slot, quello da sala, vedete che sopra c'ha i 6 gli overlay, dove tu mettevi l'overlay del gioco, tu selezionavi 6 giochi, c'era il tasto di selezione. E poi abbiamo, tra l'altro molto interessante, per questa versione di scheda c'aveva anche lo slot della memory card, perché il Neo Geo è stata la prima console con memory card rimovibile della storia, prima di PlayStation, ed è questa qua. Tu giocavi a casa, salvavi i punteggi e poi andavi in sala giochi, la inserivi in quella finestrella lì, c'erano non tutte le schede, c'erano delle schede compatibili, e tu ti potevi trasferire il punto, magari stavi a casa, facevi il record, andavi lì e lo salvavi lì e farevi primo. Oppure sì, punteggi, era una cosa molto interessante, però è stata usata pochissimo, veramente poco, una roba molto di nicchia, perché dovevi avere la console da casa. E poi dovevi trovare il cabinato compatibile, che erano pochissimi, mi sa che neanche Antonio ce l'ha, anche se l'avevo chiesto di portarlo, ma si vede che è un po' difficile da trovare. E quella è la 6 slot che c'era dentro, vedete c'è 6 vani per ogni cartuccio che abbiamo messo. Poi abbiamo, questa è la scheda, quella, la PCB dell'MVS Neo Geo, quella con lo slot della memory card. E questa è la base della MVS, questa è la scheda arcade del Neo Geo, dove tu ci inserivi le cartucce, e lo slot, è l'hardware da sala giochi. Una versione, ce ne sono tante versioni. Questo è il cabinato visto da un'altra prospettiva del Neo Geo MVS, questo è quello 4 slot, si vede che ne ha 4, e questa è la console. Adesso vi parlo un attimo della console, perché qui la console ha due tipi di joystick. Questo è il joystick arcade stick tradizionale con cui è venduto, molto grosso, full size, e come ho detto prima ha 4 tasti. Questo qua invece, si vede lì, è il pad che hanno fatto col Neo Geo CD, che è molto comodo secondo me, e diciamo è la conversione in gamepad, più da console, ed è molto interessante perché ha uno stick analogico che ricorda lo stick da casa ma ha delle componenti arcade, infatti fa dei click, diciamo, è meccanico, è molto particolare questo qua, è una delle pochissime versioni di pad fatti così, è anche un po' complesso da riparare, c'è molte molle dentro. E poi dopo è uscita quella versione lì, che è la stick del Neo Geo CD, che è una versione, una cost reduction di quella là, è un po' più piccolino, diciamo che hanno corretto dei problemi, perché quello lì c'è il problema che si crepa la pallina dell'arcade stick si crepa sempre, poi invece no, e si chiama anche controller fagiolo, pin controller, che sembra un fagiolo, ed è uscito dopo il 94 comunque è la stessa cosa alla fine. E invece questa qua è la cartuccia da casa, adesso vi faccio vedere la differenza. Ecco, quella che vedete sotto è la cartuccia da sala giochi, mentre questa qua è la cartuccia da casa. Questa qui è una flashcard con tutta la libreria di Neo Geo spagnola, però l'hanno fatta così, la vedete anche lì. Diciamo che c'è la forma un po' diversa sopra, non è quadrata ma è stondata, e il pinout è diverso perché non volevano che tu usassi la scheda da casa nel cabinato o viceversa, però è identico l'hardware, la configurazione dei pin è differente, ed erano vendute, a differenza di questa che avevano il cartone, queste qua avevano una bella scatola, un manuale, e sono molto più costose, sono molto più da collezionisti, diciamo così. E la versione da casa aveva un menu, aveva delle opzioni, aveva dei bonus, diciamo che i giochi cambiavano un pochino, però
Come ho detto prima, non erano conversioni. Dopo se avete domande le facciamo alla fine. Devo stare un po' attento col tempo perché è la prima che faccio e devo gestirmi un po' il tempo. Allora, SNK ha una storia un po' complessa che oggi non credo che riusciremo a vedere fino alla fine, perché la parte finale della storia di SNK ne parlerò domani perché riguarda Metaslag, e quindi penso che arriveremo fino al 2000, che è la parte più importante, però se ci rimane tempo vado avanti, vediamo. Allora, SNK, che vuol dire Shinmyo Kikaku, un nuovo progetto giapponese, è stata fondata, non so se lo sapevate, che fosse così vecchia, perché molti pensano che è nata negli anni 90, quando in realtà è molto più vecchia. È nata nel 78, ovviamente in Giappone, da un certo Eikichi Kawasaki, che era un ex pugile che aveva comprato una società di impianti elettrici e di hardware generico. Comunque già dal nome si vede che è un'azienda che vuole innovare, un nuovo progetto giapponese, vuole fare qualcosa di nuovo. Diciamo che il fondatore era molto ambizioso. Ha iniziato producendo cloni di Breakout, quello con la stanghetta. Faceva dei cloni perché anche all'epoca erano giochi che non avevano il copyright, non esisteva, l'Atari non aveva messo il copyright. Quindi faceva dei cloni chiamati Nikon Kit e aveva fatto anche un clone di Space Invaders, un gioco simile, che però aveva delle meccaniche simili a Galaga, che era Ozma Wars. Però il gioco che l'ha fatto notare nel mondo è stato Vanguard nel 1981, che era uno sparatutto a scorrimento orizzontale molto innovativo, tra l'altro con dei bei colori. Adesso lo vediamo poi. Grazie a Vanguard questa azienda è riuscita a espandersi, a arrivare anche in America, e si è specializzata nei videogiochi arcade, e quindi ha fondato la sua divisione americana, SNK Corporation of America, e ha prodotto altri 23 giochi arcade fino al 1986, tra i quali il più importante è Ikari Warriors, perché è un gioco un po' alla Rambo che anticipa Metaslag, quasi 10 anni prima di Metaslag, dove tu sei un militare contro un solo esercito. Poi cosa è successo? Nell'83 c'è stata la crisi del settore dei videogiochi, e per stare a galla dei videogiochi e quindi per stare a galla si è attaccata a Nintendo. Nintendo in quel momento era l'azienda che aveva sollevato il mercato da casa, e quindi SNK ha cominciato a creare dei giochi anche per Nintendo, per NES, e ha fondato in America SNK Home Entertainment. Ha prodotto vari giochi, tra cui i più importanti sono Baseball Stars e Crystalis, che è simile a Zelda. È parecchio simile a Zelda, anche se ha delle meccaniche nuove, le quali vediamo. Vedete Vanguard, che è quello in alto a sinistra, che era parecchio sparaflescioso, diciamo tutto colorato, parecchio frenetico, dove c'è questa navicella che combatte con tanti power up. Tra l'altro è il primo gioco, se non sbaglio, che aveva di cura del carburante che si esauriva, cosa che poi è stata recuperata da Capcom in Carrier e Ruin, in altri giochi. Questo è il primo logo dell'azienda, molto rudimentale. Poi abbiamo Ikari Warriors là in alto, che vedete c'è già il caramatina come Metaslag, c'era già il veicolo. E la cosa bella è che aveva uno spin, e quindi un trackball, scusate, e il personaggio si muoveva in tutte le direzioni, non è come Metaslag che va dritto, qui si muoveva a 360 gradi. E poi abbiamo Baseball Stars e Crystalis, che è molto simile a Zelda. Diciamo che grazie a questi giochi per Nintendo, cioè i primi due arcade e gli altri per il NES, è rimasta a galla. Adesso arriviamo al Neo Geo. Scusate per un attimo d'acqua. Comunque, con Neo Geo le cose cambiano. Nel 1986 inizia l'apice, comincia a arrivare, diciamo, l'azienda comincia a diventare più conosciuta nel mondo. Succede però che, come ho detto prima, i giocatori tendono di più a preferire le console da casa piuttosto che la sala giochi. A SNK viene un'idea. Bisogna cercare di invertire questo trend. Come facciamo a far tornare le persone in sala giochi? Possiamo fare qualcosa? Come facciamo a invertire questa rotta? Dentro SNK arriva Takashi Nishiyama, che era il creatore del primo Street Fighter, che era un videogame designer.
è stato, diciamo, assunto da SNK e ha avuto un'idea. Ha detto, invece di creare una console da casa e basta, come fanno tutti, cerchiamo di portare l'hardware, facciamo una cosa doppia che funziona sia a casa che in sala giochi. Portiamo l'hardware da sala giochi a casa, così le persone che giocano a casa poi quando magari me ne voglia anche di andare in sala giochi e far vedere quanto sono bravi. Proviamo a fare questa cosa. E quindi lui è stato colui che ha avuto l'idea di questo sistema del Neo Geo MOS. L'ho detto prima, queste cose le ho già dette, è una scheda di base che ha cartucce e praticamente evitava la sostituzione di tutta la scheda madre del cabinato e quindi consentiva risparmio economico anche sia per chi non inneggiava ma anche nella produzione. Il problema qual era? È che la scheda, l'hardware da solo non è sufficiente per risollevare un mercato, bisognava fare dei giochi di grande qualità e il Neo Geo è forse la macchina che ha i migliori giochi nel settore arcade. Diciamo che trovare una sola console, un solo hardware su cui sono stati fatti così tanti bei giochi è molto difficile e ha veramente delle perle. Tra l'altro erano tutti giochi in 2D con una pixel art fenomenale perché, come ho detto prima, era un po' il canto del cigno e l'hardware era al massimo del sviluppo nel settore 2D, quindi abbiamo veramente delle serie iconiche durate tantissimi anni. The King of Fighter, Fatal Fury, Sing God, Fighter, Shock Troopers, anche quello molto simile a Metal Magician Lord, The Crossed Swords, eccetera, eccetera. Puzzle Bum, Windjammers, si fanno ancora i tornei oggi con Windjammers, Speed Master, eccetera. Tra l'altro Neo Turf Master è uno dei migliori giochi di golf. Io penso che non piace a nessuno il golf, magari non gli interessa, ma quando vedete quel gioco inevitabilmente vi piace il golf. È una cosa fuori di testa. E questi giochi avevano delle pixel art veramente clamorose e avevano anche delle colonne sonore da paura. Diciamo che sono giochi che ancora oggi, nonostante l'avanzamento tecnologico, sembrano immortali, resteranno immortali, saranno sempre ricordati perché hanno un fascino immortale questi giochi qua. Come ho detto prima, il padre di Street Fighter ebbe l'intuizione di usare lo stesso hardware anche a casa. E quindi ha detto facciamo una console con lo stesso identico hardware. Come ho detto già prima, l'unica cosa che cambia è il BIOS tra i due sistemi e il pinout delle cartucce. Così nel 1990 esce in Giappone l'MOS e poi l'AES. Inizialmente era soltanto per noleggio o negli hotel, praticamente uno andava negli hotel e lo poteva utilizzare lì perché non era andato in vendita. Soltanto che poi a SNK è arrivata una mole di richieste assurda e hanno cominciato a commercializzarlo. Comunque in Giappone è arrivato nel 90, mentre in America è arrivato un annetto dopo. Dopo però se ci sono delle cose che non vi tornano, me le dite alla fine perché cioè, diciamo le fonti sono un po' controverse alle volte. Allora, come ho detto prima, il marketing giapponese era abbastanza corretto, era oggettivo, diciamo così. Quello americano era molto più aggressivo, come ho detto prima. È un po' simile a Sega, che Sega of Japan era diciamo più professionale, Sega of America faceva anche delle pubblicità un po' divertenti, però molto martellanti e molto, a volte anche politicamente scorrette verso la concorrenza, però sono molto divertenti. Allora, come macchina, diciamo che il suo successo deriva dal fatto che avevamo in sala giochi e a casa lo stesso hardware, quindi uno si portava a casa la sala giochi. Il marketing cercava invece di far vedere la potenza, i bit, perché c'era la guerra dei bit. In realtà la classificazione in bit è una cosa un po' stupida, sarebbe meglio classificare in generazioni, però ci può stare. L'esempio che faccio io, adesso ve lo comparerò al PC Engine o al Mega Drive, per farvi capire meglio. Il prezzo era molto elevato, subito a $599, poi la versione Gold arrivò a $649, poi hanno fatto l'edizione Silver che costava un po' meno. Comunque, il problema di questa macchina
è che un solo gioco costava più di una console Sega o Nintendo, cioè una cartuccia costava di più di un'altra console, quindi mentre in sala giochi spopolava perché tu pagavi un gettone, giocavi, averla a casa era una roba veramente da ricchi, soprattutto in Italia in pochi ce lo potevamo permettere. E quindi diciamo che la situazione economica da sala a casa era molto diversa. Diciamo che la maggior parte delle persone ci giocava in sala giochi, a casa erano molto pochi che potevano avere. Adesso dobbiamo parlare un attimo delle specifiche tecniche. Allora, è una console di quarta generazione, ha un hardware di quarta generazione ed era molto simile come caratteristiche tecniche alle altre dell'epoca, però c'erano delle differenze significative. Perché? Diciamo che di base è simile a un PC Engine, Super Nintendo, Mega Drive, però diciamo che la CPU si trovava in moltissime altre macchine uno scheda arcade, che era un Motorola un 68000 a 16 bit. La cosa interessante era il clock del processore che era 12 MHz. Considerate che il Super Nintendo era 3 qualcosa, il Mega Drive Genesis era 7 qualcosa e il Neo Geo era 12. Quindi, nonostante il CPU, il processore era un 68000, però aveva più clock. Quello che dicevo prima, la pubblicità dirà che è l'unico sistema a 24 bit, però il problema è che questa classificazione è un po' scorretta, perché se io vado a dire in giro che il PC Engine è a 16 bit mi sputano in faccia, perché il PC Engine è una macchina ibrida, ha il processore 8 ma il processore grafico a 16, però nessuno direbbe mai che è un 16. Il Neo Geo è la stessa cosa, se voi guardate il processore è a 16, poi la scheda grafica, il chip grafico è al bus a 24 bit, ma non puoi dire che è a 24 bit, se no allora devi dire che anche il PC Engine è 16 bit, cioè questa cosa vale per tutti, invece secondo la classificazione tradizionale rimane una macchina a 16 bit, anche se come ho detto prima è molto più potente delle altre e si meritava una generazione a parte, secondo me. Quindi il Neo Geo, se proprio vogliamo classificarlo in bit, è un 16. Io preferirei non classificarlo, preferisco dire che è della quarta generazione. Comunque, io direi così, perché poi ha anche un coprocessore che però non collabora con la CPU, si occupa soltanto dell'audio in background, che era uno Xenon Z80 a 4 MHz. E diciamo che il marketing era scorretto, dopo ve lo faccio vedere, anche sulla scatola fa vedere che è a 24 perché somma i 16 bit della CPU del Motorola con gli 8 bit del processore audio, cioè vedete, dopo ve lo faccio vedere, ed è una classificazione scorretta perché il chip audio, il coprocessore non va a collaborare, fanno due cose indipendenti. È un po' ridicolo anche perché il Jaguar, per dire, che è molto criticato perché c'era la pubblicità ingannevole, però almeno il Jaguar era veramente 64 bit, aveva delle componenti del processore, perché il Jaguar era una macchina multipurpose, aveva due CPU che collaboravano, che erano il TOM e il 68000, mentre qua il Motorola e lo Zinno non collaborano, stanno separati, quindi paradossalmente il Jaguar per alcune cose era più veritiero della pubblicità del Neo Geo, per alcune cose. Comunque io preferisco non entrare troppo in queste cose, comunque sappiate che non è vero che il coprocessore audio collabora con la CPU, fa due cose diverse. Poi c'era anche un altro processore audio che era un Yamaha, che faceva altre cose. Adesso veniamo al cuore della macchina, che è il suo chipset grafico, che è più fatto da più chip, che erano anche nelle cartucce, perché abbiamo dei componenti chipset della macchina, però ogni cartuccia aveva i suoi chip custom grafici, alcuni giochi facevano degli effetti che altri non facevano, e quindi diciamo che i chip nelle cartucce più nella macchina facevano insieme un risultato corale che era molto impressionante rispetto a un Mega Drive o Super Nintendo. Quindi, come ho detto prima, era una macchina 16 bit ma aveva qualcosa in più, e il bus dati del chipset grafico comunque era 24 bit, quindi questa cosa è vera, e su questo aspetto il marketing americano si è agganciato molto, creando la leggenda della console a 24 bit, mentre in Giappone questa cosa insomma era un po' più taciuta. La risoluzione era
era uguale a quelle delle altre, più o meno, siamo lì. Però come ho detto prima, il sistema di custom CPU faceva la differenza. Poi la cosa impressionante, che questa è vera, è che è una macchina che riusciva a gestire fino a 4096 colori contemporaneamente sullo schermo, che erano tantissimi, e riusciva a gestire fino a 380 sprites e animazioni contemporanee sullo schermo, grosso come tutto lo schermo. Erano molto grosse le sprites. Questa cosa faceva la differenza. Adesso qua vi faccio vedere qualche immagine. Quello è un flyer del Neo Geo da sala giochi, dell'MWS. Questo è uno screenshot di Blazing Star, che è uno sparatutto, uno dei migliori su Neo Geo. Questo è il famosissimo BIOS, il logo del BIOS che appare, che si vantava dei max 330 megabit, che erano le dimensioni delle cartucce, che dopo vedremo. Questa era una locandina americana che diceva l'unico sistema 24 bit casalingo. Ne abbiamo già parlato prima, era un po', diciamo, una presa in giro. Tra l'altro c'è quel logo che vedremo dopo del Bulldog, che è un logo americano che io lo trovo un po' brutto, però era molto sporone, molto aggressivo, per far vedere che il Neo Geo era una macchina che si mangiava le altre. Tra l'altro adesso vi faccio vedere anche la pubblicità del Neo Geo, che è molto divertente. Questa è la pubblicità dell'epoca, che faceva vedere che era una macchina per adulti, perché qui fa vedere una donna che si lamenta perché suo marito non la guarda più, non la tocca più, e invece gioca al Neo Geo. Quindi già questo faceva capire che non era una console da bambini. I videogiochi non erano più qualcosa da bambini, fa un po' ridere, un po' divertente. E questa è una rivista dell'epoca, c'era il prezzo dei software e della console in Italia. In Italia il Neo Geo veniva venduto col cavo SCART RGB a 688.000 lire, e poi c'erano i giochi che vedete vanno sulle 400.000 lire, dopo andavano anche oltre, erano molto costosi, costavano più di un Mega Drive e di un Super Nintendo, diciamo la maggior parte. E qui vedete sulle riviste dell'epoca, il Neo Geo resta la macchina per figli di papà e vincitori di Totocalcio. Voce? Sì, scusate, mi faccio prendere. Comunque resta la macchina per ricchi, insomma. Poi abbiamo un'altra locandina, faceva vedere la memory card, che questa qua, che aveva una batteria, e come nel uno qua si poteva scrivere i salvataggi e poi lo utilizzava anche in sala giochi. Adesso siamo quasi alla fine, anche perché il tempo torna, poi lascio qualche domanda. Allora, i primati di questa console. Come ho detto prima, è la prima console a utilizzare memory card rimovibile, è una feature che è stata usata molto poco. Poi, il joystick è iconico, è molto più sporone, grosso, cioè è praticamente grosso come la console. È un joystick grosso quasi come la console, e per l'epoca era praticamente impressionante. Ecco, io ho sempre detto Neo Geo, ma in realtà non è la pronuncia corretta, si deve dire Neo Geo, che vuol dire nuovo mondo dal greco. In Giappone lo dicono così. Ecco, i giochi usciti in sala giochi per MWS sono circa 150, di questi 150, 118 sono stati portati anche su AES, non portati pari pari, e ci sono 98 conversioni per Neo Geo CD. Adesso poi parleremo anche un attimo del Neo Geo CD. Ecco, un'altra cosa della grafica. Il Neo Geo non fa come molte altre macchine, non utilizza il time up background, ma usa 3 livelli. Abbiamo un livello, uno sfondo, un livello intermedio e il livello avanti. In questo modo si poteva fare lo scrolling asincrono, cioè ogni piano può muoversi a velocità differenti, e poi si faceva anche lo zoom delle sprites in Art of Fighting. Nei giochi di combattimento spesso quando ti fai una mossa, una combo, viene zoomata la visuale sul personaggio. Ecco, parliamo un attimo delle cartucce. Le cartucce erano enormi, costose. All'inizio avevano una dimensione massima di 330 megabit, e poi addirittura arrivano anche a 716 megabit. Ad esempio Garou Mark of the Wolves, che è uno degli ultimi picchiaduro, diciamo è l'apice del picchiaduro sul Neo Geo, che grazie a tecniche di paging e back switching poteva avere più memoria. E ogni cartuccia conteneva già al suo interno
le due modalità, arcade e da casa. La macchina rileva, il BIOS rileva quale macchina è e ti switcha in quella versione. Un'altra cosa molto interessante è che il Neo Geo è stata la prima macchina, prima di PlayStation, a avere il cavo di collegamento. Era possibile linkare con un cavo le due macchine e giocare in più giocatori. Molti pensano che sia stata la PlayStation, ma in realtà il Neo Geo già lo faceva. Quindi si può giocare in 4 esecutori, eccetera. Si poteva fare. Ecco, un altro primato che ha è che è la seconda console più costosa della storia dopo il 3DO. Il 3DO all'epoca era più costosa, adesso è un po' divertente vedere che il 3DO costa molto meno, mentre il Neo Geo è aumentato, all'epoca era la seconda più costosa. E poi, come ho detto prima, è stato l'hardware arcade videoludico più longevo della storia, perché si è continuato a farci software fino al 2004. Ok? Qui vediamo le locandine comparative con le altre console. Infatti vi fa vedere, siete soltanto un Viewster se compri Nintendo, Sega o NEC. Quindi se compri PC Engine, Mega Drive, Super Nintendo sei un Viewster, se compri Neo Geo sei un vero hot dog. Queste cose americane. Poi c'era questo logo dell'hot dog, delle Pitbull Official Quality, sigillo di qualità, che era molto più sbole rispetto a quello di Nintendo. Questo è il stick che vi ho fatto vedere prima. Vi fa vedere i bambini che dicono che i videogiochi non sono più per bambini. Questa è la pubblicità americana, Neo Geo più grosso, più cattivo, migliore. E poi abbiamo la locandina comparativa che fa vedere, vedete, tutte le altre console fa vedere soltanto la CPU, poi fa vedere CPU più lo Z80. Quindi va a mescolare col processore auto con la CPU. Poi il resto è tutto giusto, vero? Tutto il resto è corretto, fa vedere il clock, fa vedere i canali audio, fa vedere i colori, i sprite, la risoluzione e il prezzo. Però l'unica cosa scorretta è che fa la somma del processore col coprocessore, dicendo che è 24 bit e facendoli vedere che sono fatti reali, quando in realtà il calcolo non si fa così. Arriviamo all'ultima fase, perché vi lascio un attimo di tempo. La fase finale di SNK la vedremo domani, perché domani c'ho molto più roba da dire, perché Metaslug è una serie che ancora oggi va avanti, quindi sarà un po' difficile parlare in una sola ora. Comunque il Neo Geo dal 2000 ha cominciato ad andare molto in crisi, diciamo che già da metà degli anni 90, con l'uscita di PlayStation, già era un sistema che cominciava a essere obsoleto, con l'avvento anche del CD-ROM del 32 bit, però diciamo era un po' una cosa a parte. SNK, per cercare di risollevare il mercato e di cercare di andare nel mercato di massa, ha fatto altre due versioni della macchina a CD-ROM, il Neo Geo CD e il CD-Z, uscite a distanza un anno dall'altro. Era la stessa cosa, però usavano CD-ROM, i giochi non erano più su cartuccia ma su CD-ROM, ed erano delle conversioni, quindi spesso avevano dei limiti, magari lo sfondo aveva meno roba, c'era tutto, la musica comunque la qualità era alta perché la qualità era CD audio, quello sì, però c'era meno sprite, soprattutto i tempi di caricamento erano parecchio lunghi, perché il problema è che per risparmiare hanno messo un lettore 1x, mentre PlayStation aveva un lettore 2x, il Neo Geo CD aveva un lettore 1x, quindi tra un livello e l'altro magari ci stavi anche 30-40 secondi fermo così mentre caricava. Certo costava meno perché un CD-ROM costava molto meno, più gente se lo poteva comprare, però ha avuto molte critiche. E tra l'altro il Neo Geo CD-Z che hanno fatto dopo un anno, lo hanno fatto per velocizzare i tempi di caricamento. Il problema è che non hanno risolto il lettore è rimasto 1x, hanno soltanto aumentato la RAM, quindi era un po' più veloce ma non cambiava quasi niente. Sarebbe stato meglio cambiare il lettore, cambiava, magari si dimezzava il tempo, ma comunque era lungo e quindi uno non aveva la stessa esperienza nella sala giochi, diciamo. Dopo hanno cercato di buttarsi nel mercato del 3D facendo l'Hyper Neo Geo 64, una scheda arcade 3D, per cui sono usciti soltanto 7 giochi ed era 64 bit, un po' come Nintendo 64. Il problema
è che rispetto alle schede Sega, la Model 2, la Model 3 e le schede Namco su cui girava Tekken e compagnia bella o Soul Calibur, erano già obsolete, non potevano stare al passo. Hanno addirittura provato a fare le portatili, hanno cercato di andare in concorrenza sul mercato delle portatili con Nintendo, rilasciando prima il Neo Geo Pocket e poi il Color dopo solo un anno, perché far uscire una portatile non a colore nel 98 era un suicidio, perché già da poco tempo stava già per uscire Game Boy Color. Nintendo era da padrona e infatti dopo neanche un anno hanno cominciato a fare la versione Color, che è andato molto meglio come vendite rispetto al Neo Geo Pocket normale. Quindi diciamo che hanno provato a fare un po' di tutto. Comunque il Neo Geo Pocket Color è una bella macchina e ha venduto molto bene. Diciamo che tra quella e il Game Gear se la sono cavate bene contro il Game Boy Color. E oggi cosa fa? L'SNK è ancora in piedi e vende hardware ricreato su emulazione. Hanno fatto varie versioni, il Neo Geo Gold X, l'MVSX, il Neo Geo Mini. Insomma, fanno delle macchine su licenza, emulazione, mini PC praticamente, Raspberry e quant'altro, però su licenza. Qui vediamo il Neo Geo CD con la sua scatola e il suo pad, poi abbiamo il Neo Geo CDZ che è un po' diverso, vedete, e questo è l'Hyper Neo Geo 64, una scheda arcade 3D. Questo è il Neo Geo Pocket Color, comunque una bella macchina, una collezione molto bella. E la cosa figa, bella del Geo Pocket Color è che molti non sanno è che si collegava al Dreamcast. Uno dei fattori che è una roba un po' di nicchia però che era molto interessante è che era possibile sbloccare o giocare a delle feature in più sul Dreamcast collegato con un cavo apposito. In questo caso vediamo Capcom versus SNK, scusate, ed era possibile sbloccare delle cose. Questo è il Neo Geo Mini, poi abbiamo l'MVSX che sarebbe il Neo Geo MVS Bar Top da casa emulato, e questo è il Neo Geo X Gold che praticamente è una portatile con dei giochi di SNK ufficiali emulati su licenza, che però si caricava in una base che era uguale alla console e aveva anche un arcade stick fatto quasi come l'originale, non con la stessa qualità però molto buono. Questo è il logo di SNK oggi, che si chiama... Allora, SNK, per farla breve, oggi non ne parlo, però vi faccio capire. Nel 2001 fallisce SNK, verrà comprata da una certa società che si chiama Arus Gaming, che comprerà i diritti di SNK, utilizzerà i personaggi di SNK nei pachinko giapponesi. Poi il fondatore di SNK creerà un'altra ditta che si chiama Brezza Soft, che durò fino al 2003. Dopo Aruz Gaming, visto che i suoi personaggi non facevano far soldi con i pachinko, vende i diritti di nuovo a Brezza Soft che li ricompra e quindi si chiama Playmore la ditta. Poi diventerà SNK Playmore fino al 2016, dove si chiamerà ancora SNK Corporation, come all'epoca, come quando è nata, quindi oggi si chiama SNK Corporation. Quindi anche in Metal Slug dal 2004 fino al 2006 esempio li ha fatti prima Playmore con l'aiuto di alcune ditte coreane, Eolint, Mega e anche un'altra giapponese che si chiama, adesso non mi ricordo, ma adesso mi verrà in mente, Noise Factory, e quindi diciamo che anche lo sviluppo dei giochi successivi è un po' travagliato. Comunque è stata conosciuta per tanti anni come SNK Playmore. Quindi vedremo poi domani, perché io domani avrò un'altra conferenza sempre qua dalle 2 alle 3 come oggi su Metal Slug, evoluzione, come è nato, tutto quanto. Ne parleremo domani delle altre fasi del SNK perché altrimenti diventa troppo lungo. Quindi parleremo del fallimento, la parentesi di Brezza Soft, la sua ricostituzione, il cambio nome e le acquisizioni fino ad arrivare al mercato mobile di oggi, perché oggi SNK è ancora molto attiva, fa ancora Street Fighter, fa tante cose, e per quanto riguarda Metal Slug si occupa molto del settore mobile, molti giochi di Metal Slug che a me non piacciono per niente, però sono molti free to play e quant'altro, fa queste cose qua. Niente, vi ringrazio per avermi ascoltato.
Io spero che abbiate trovato interessante. Se avete delle domande sono qua. Abbiamo ancora 10 minuti. Se volete fare delle domande. È stato così esaustivo che... Ma alzati così. No, non ho una domanda perché la tua presentazione è stata completissima. Ho cercato di condensare, c'è tanto da dire, Lo so. Se avevi dei dati riguardanti i volumi di vendita in Italia. Se ti servono te li posso dare, sì sì, fino a casa, sì sì. Mi ha chiesto i volumi dei dati dei volumi di vendita in Italia di questa macchina. Comunque in Italia non è così, cioè non è troppo, in America andava molto in Giappone, in Italia pochissimo continuamente. Se avete delle domande, curiosità, anche su Metaslab, io già vi anticipo qualcosa. Vi faccio vedere se no soltanto i loghi dell'azienda dopo, intanto che c'è un po' di tempo. Ah no, vi devo far vedere la pubblicità, aspettate. Vi devo far vedere la pubblicità. Questa è la pubblicità americana, guardate. Il mio gioco che viene distrutto. Mega Drive, il PC Engine. Si fa vedere il mio gioco come se fosse una macchina da guerra che spacca le armi. Qui fa vedere che non noleggiavano. Poi vi faccio vedere la pubblicità giapponese del Neo Geo CD che è molto divertente. E a parte questa questa qua è molto divertente, questa qua. Questa qua è molto... Però vedete, quella giapponese la metteva sul ridicolo, sul sessuale, invece quella americana, potenza, spacchiamo tutto! Come fanno oggi? Vanno in giro a spaccare tutto! È così, l'America è così, per far vedere che sono grossi. Ecco qua, se avete altre... vi faccio vedere i loghi di l'evoluzione di SNK. Ecco, questo, aspettate, vi spoilerò un po' di domani, che c'è tanta roba, ce n'è parecchia. Ecco, SNK, vedete, è stata comprata da Roots Gaming, poi è diventata Microsoft, Eolet, Mega, Playmore, Ghost Factory, per il riso di Pacinco, col marchio Metaslug che abbiamo utilizzati. È diventata SNK Playmore e SNK Neo Geo, diventata dopo e basta, dopo non aveva chiuso i personaggi, quindi l'evoluzione è stata molto particolare. Comunque, come ho detto prima, ha lasciato il segno per sempre nel settore dei videogiochi. Qual è il business principale oggi di SNK? Secondo me, allora io ne so più che altro per quanto riguarda Metaslug e il mobile, il settore dei telefoni, dei cellulari. Hanno questi giochi che sono gratuiti, cosiddetti free to play, che però in realtà molti li chiamano i pay to win, cioè sono gratis ma non riesci a fare niente a meno che non compri le cose. Diciamo che questa cosa è un po' arrivata con l'avvento di internet, di DLC. Per esempio a Metaslug 7 di SNK c'è un personaggio sbloccabile a pagamento. È stato il primo, una certa Leona, per PSP, visto che PSP si connetteva online, per avere a giocare con Leona devi pagare. Da lì è iniziata un po' sta cosa. Per quanto riguarda il resto va avanti con, cioè SNK va avanti con altri giochi, che King of Fighter c'è ancora oggi, molto picchiaduro li porta avanti ancora oggi, quindi insomma nel settore anche degli arcade più moderni, però per quello che so io il settore mobile va parecchio avanti. Comunque SNK è diventata una software house, un po' come Sega.
hanno smesso di fare hardware, fanno software. La differenza è che mentre Sega è rimasta un po' troppo gelosa dei suoi brand, nel senso che non è che andava a andare in giro Sonic all'epoca, dopo che è fallita comincia a farlo, SNK già all'epoca faceva già delle conversioni dei suoi giochi anche per Mega Drive, anche per Super Nintendo. Sì, per esempio c'erano dei giochi che venivano convertiti anche lì, quindi diciamo che è sempre stata una software house, aveva il suo hardware, non è solo software house, non era così troppo geloso, poi c'erano delle robe esclusive ovviamente. Volevo sapere se però ci sono anche degli studi di SNK che producono per PlayStation, Xbox, vabbè. Le conversioni dicevi? Sì, sì, allora per esempio Metal Slug X esiste per PlayStation, per Saturn, ci sono molti giochi, ma altri giochi, anche altri picchiaduro ci sono. Adesso fammi pensare che adesso non mi vengono in mente, ma perché sono fissato con Metal Slug, però fammi pensare. Anzi, se vi vengono in mente a voi ditemeli pure. The King of Fighter, su che cosa? Su Saturn? No. Saturn, PlayStation, poi... Allora, ecco sì, anche quello. Poi fammi pensare un attimo che ci penso. Art of Fighting. Io non sono tanto sui picchiaduri, io ero molto su Tekken e su Soul Calibur. Diciamo che di King of Fighter non li ho mai giocati troppo, però infatti per quello che non lo so bene. Però sicuramente i più iconici qualcosa c'è di conversione. Ci sono tutte le compilation che fanno su Xbox, su PlayStation e dell'SNK. Io là ho l'Evercade con tutta la compilation SNK, quindi che abbiate un PC o una console che sia anche su Switch, tutta la compilation SNK. Ho finito, devo andare, ok? Posso vedere la mano. Vi ringrazio ancora, se avete bisogno sono là da Retro Campus per altre domande. Grazie.